Benvenuti, benvenuti al nostro podcast Italian Flow. Io sono Giulia e con me c'è Marco. In questo podcast impariamo l'italiano in modo naturale, parlando di argomenti reali, della vita di tutti i giorni, senza stress e senza frasi complicate. Ciao a tutti! Su Simply Italiano vogliamo aiutarvi a capire e parlare italiano con calma, ascoltando conversazioni vere, come quelle che si sentono ogni giorno. Oggi parliamo di un tema molto importante, soprattutto quando si impara una lingua: come parlare dei propri sentimenti in italiano. Sì, perché spesso sappiamo dire cosa facciamo, dove andiamo, cosa mangiamo, ma dire come ci sentiamo è un po' più difficile. È vero, eppure nella vita quotidiana parliamo dei nostri sentimenti molto spesso, anche senza pensarci. Diciamo frasi semplici, come mi sento bene, mi sento stanco, mi sento un po' nervoso. Esatto, e uno dei verbi più importanti per parlare dei sentimenti in italiano è sentirsi. Per esempio, mi sento, ti senti, si sente. Io posso dire: oggi mi sento tranquilla. È una frase semplice, ma molto naturale. Io invece potrei dire, oggi mi sento un po' stanco. Ed è perfetto così. In italiano usiamo spesso parole come un po', molto, abbastanza per rendere il sentimento più preciso. Per esempio, mi sento molto felice, mi sento abbastanza sereno. Queste piccole parole rendono il discorso più realistico, più umano. Giulia, come ti senti di solito la mattina? La mattina di solito mi sento calma. Mi piace iniziare la giornata lentamente, senza fretta. Io invece la mattina mi sento spesso un po' stanco, soprattutto se dormo poco. E questa è una frase che si sente spesso nella vita reale. Non serve dire cose complicate per parlare bene italiano. Un'altra cosa importante è parlare dei sentimenti nel tempo. Sì, usando parole come oggi, ultimamente, in questo periodo. Per esempio, ultimamente mi sento stressato. In questo periodo mi sento più motivato. Queste espressioni sono molto comuni nel parlato. E anche i sentimenti negativi fanno parte della vita. Parole come triste, preoccupato, nervoso. Certo, a volte mi sento preoccupata per il lavoro. È una frase semplice, ma molto vera. E quando parli dei tuoi sentimenti, spesso l'altra persona risponde Anch'io mi sento così. ed è così che nasce una vera conversazione. Per questo, su Simply Italiano parliamo spesso di emozioni, abitudini, vita quotidiana. Per aiutarti a sentirti più sicuro quando parli italiano. Ora tocca a te. Prova a completare questa frase. Oggi mi sento... Anche una sola parola va benissimo. Perché imparare una lingua non significa solo parlare correttamente. Significa anche esprimere quello che senti. E quando riesci a farlo? L'italiano diventa davvero tuo. Quando iniziamo a parlare dei sentimenti in italiano, una delle prime difficoltà è capire quanto dire. Molte persone pensano di dover spiegare tutto in modo molto dettagliato. Sì, è vero. Ma nella vita reale non facciamo così. Esatto. Molto spesso diciamo solo l'essenziale. Una frase breve, ma sincera. Per esempio, oggi mi sento stanco. E basta. Sì, non serve spiegare il perché, se non vuoi. E questo è importante per chi impara l'italiano, perché riduce la pressione. Parlare dei sentimenti non deve essere complicato, deve essere naturale. Uno degli errori più comuni è cercare parole troppo difficili. Quando invece le parole più usate sono molto semplici. Parole come bene, male, stanco, contento, calmo. E soprattutto il verbo sentirsi. Sì, mi sento è una delle forme più importanti. Vediamo qualche esempio molto naturale. Mi sento bene oggi. Mi sento un po' stanca. Mi sento tranquilla. Tutte frasi che si sentono ogni giorno. Un'altra cosa importante è imparare a non esagerare. Non tutto è molto. Esatto. In italiano usiamo tantissimo un po'. Per esempio, mi sento un po' nervosa. È molto più naturale di dire solo nervosa. Sì, perché un po' rende il sentimento più morbido. E poi c'è abbastanza.
Per esempio, mi sento abbastanza tranquillo. Questa espressione è molto usata, soprattutto nel parlato. Giulia, in questo periodo, come ti senti? In questo periodo mi sento abbastanza serena, ma anche un po' stanca. Vedi? Hai usato due sentimenti nella stessa frase. Sì, perché spesso non proviamo una sola emozione. Ed è importante sapere che in italiano possiamo combinarle. Per esempio, mi sento felice, ma anche un po' preoccupata. È una frase molto reale. Sì, e molto umana. Ora parliamo di un'altra cosa importante, parlare dei sentimenti nel tempo. Sì, perché non sempre diciamo solo oggi. Usiamo spesso espressioni come ultimamente, in questi giorni, in questo periodo. Per esempio, ultimamente mi sento stressata. È una frase che si sente molto spesso. Oppure, in questi giorni mi sento più motivato. Queste espressioni aiutano a spiegare che il sentimento non è solo momentaneo. Esatto, è qualcosa che dura. Un'altra cosa interessante è come rispondiamo quando qualcuno ci chiede «Come ti senti?». Sì, non rispondiamo sempre allo stesso modo. A volte diciamo solo «bene» oppure «così così». Così così è molto italiano. Sì, è una risposta molto comune Significa che non stai né molto bene né molto male, ed è perfetta per chi sta imparando l'italiano. perché è semplice e naturale. Ora, mentre ascolti, prova a pensare a questa domanda. Come mi sento oggi? Non cercare una frase lunga. Basta una parola o due. Mi sento, È l'inizio di tante conversazioni. ed è anche un modo per entrare davvero nella lingua. Perché quando parli dei tuoi sentimenti L'italiano smette di essere solo una lingua da studiare, e diventa una lingua da vivere. proprio come le emozioni che proviamo ogni giorno. Quando continuiamo a parlare dei sentimenti in italiano, c'è un punto molto importante. Non parliamo sempre dei sentimenti nello stesso modo. A volte siamo diretti, altre volte siamo più vaghi. Sì, ed è una cosa molto italiana. Non diciamo sempre tutto chiaramente. Esatto. Spesso usiamo frasi che lasciano un po' di spazio, come non lo so, così così, dipende. Per esempio, se qualcuno ti chiede «Come ti senti oggi?», tu puoi rispondere semplicemente «Ma, così così». Ed è una risposta molto naturale. Non significa che stai male, ma neanche benissimo. È una risposta molto usata nella vita quotidiana. E questo è importante per chi impara l'italiano, perché non devi sempre trovare la parola perfetta. A volte basta un'espressione semplice. Parliamo ora di un'altra cosa interessante. Come spieghiamo un sentimento quando vogliamo dire qualcosa in più? Sì, senza fare un discorso lungo. Per esempio, possiamo dire «Mi sento stanco perché ho dormito poco», È una frase semplice. Sentimento più motivo. oppure «Mi sento nervosa per il lavoro». Anche questa è molto comune. In italiano usiamo spesso per o perché per spiegare un sentimento. E non serve spiegare troppo. Una ragione basta. Ora parliamo di un altro aspetto molto importante, parlare dei sentimenti con gli altri, non solo di se stessi. Sì, per esempio chiedere «Come ti senti?». O anche «Come ti senti oggi?». Sono domande molto semplici, ma molto umane. E quando qualcuno risponde, spesso reagiamo con frasi brevi come «Capisco», «Immagino», «Eh sì», Queste piccole risposte fanno parte della conversazione. e aiutano a creare un dialogo vero. Ora, Giulia, ti faccio una domanda semplice. Come ti senti di solito durante la settimana? Di solito mi sento abbastanza tranquilla, ma spesso un po' stanca. Le giornate sono piene. Vedi? Hai usato di solito e spesso. Sì, perché parlo di una sensazione che si ripete. Ed è molto utile per descrivere i sentimenti legati alla vita quotidiana. Ora parliamo dei sentimenti positivi, perché sono importanti. Certo, parole come contento, felice, sereno. Per esempio, mi sento felice quando ho tempo per me. Oppure mi sento sereno la sera. Queste frasi sono semplici, ma molto belle. Sì, e sono molto usate. Ma anche i sentimenti negativi fanno parte della lingua.
Parole come stressato, preoccupato, triste. Per esempio, in questo periodo mi sento stressata. È una frase che sentiamo spesso. E non è una frase brutta, è una frase vera. Parlare dei sentimenti non significa lamentarsi. Significa comunicare. Ora parliamo di una cosa molto interessante. Come cambia la voce quando parliamo dei sentimenti? Sì, quando parliamo di emozioni, parliamo spesso più lentamente. E con un tono più morbido, Questo è importante anche per chi ascolta. perché aiuta a capire meglio. Ora, se stai ascoltando questo podcast, prova a fare una cosa. Pensa a una frase semplice. Oggi mi sento... Oppure, in questo periodo mi sento... Non serve altro. Una frase è sufficiente. Perché parlare dei sentimenti in italiano non è una performance, È un gesto quotidiano. qualcosa che fai ogni giorno anche nella tua lingua. E quando inizi a farlo anche in italiano, La lingua diventa più vicina, più vera. più tua. Proprio come i sentimenti che provi, giorno dopo giorno. Sai una cosa, Marco? Quando parliamo dei sentimenti, io mi rendo conto che spesso sorridiamo, anche quando parliamo di cose un po' difficili. È vero, perché i sentimenti fanno un po' paura, ma fanno anche ridere a volte. Esatto. Per esempio, quante volte diciamo «sto bene», ma dentro pensiamo «ma più o meno». Succede spesso, molto spesso. Ed è bellissimo che in italiano possiamo dirlo senza drammi. Possiamo dire semplicemente «mi sento così così». Questa frase salva tante conversazioni Sì, perché non devi spiegare tutto. e nessuno ti guarda strano Anzi, l'altra persona capisce subito. e magari risponde anch'io, Ed è lì che nasce la complicità. perché i sentimenti creano connessioni. Parliamo di una cosa molto reale. Quando non sappiamo come ci sentiamo. Ah, quello è un grande classico. Sì, qualcuno ti chiede «come ti senti?» e tu pensi «bella domanda». E rispondi non lo so. Ed è una risposta perfetta in italiano. Sì, non lo so, è molto onesto. È molto umano. Possiamo anche dire mi sento un po' strano, Questa frase è fantastica. perché non spiega nulla, ma dice tutto. Esatto, e tutti capiscono. Ora parliamo di un'altra cosa divertente. Quando i sentimenti cambiano durante la giornata Ah sì? La mattina sei una persona. e la sera sei un'altra La mattina posso dire «mi sento motivata» e la sera mi sento distrutta. e va benissimo così. Sì, perché in italiano non dobbiamo essere sempre coerenti. Possiamo dire «questa mattina mi sentivo bene, ma adesso mi sento stanca». È una frase molto naturale. E molto usata. Ora, Giulia, ti faccio una domanda sincera. Dimmi? In questo periodo, come ti senti davvero? Davvero, davvero? Davvero, davvero. Allora, in questo periodo mi sento abbastanza bene, ma anche un po' confusa. Vedi? Hai usato abbastanza e un po'. Sì, perché raramente è tutto bianco o nero. Ed è questo che rende il linguaggio dei sentimenti così interessante. Ora parliamo di una cosa che piace molto agli studenti. Dire i sentimenti con il corpo. Ah sì? In italiano diciamo spesso «mi sento stanco morto» Molto italiano. oppure «mi sento a pezzi». Questa è fortissima. Sì, e non significa che stai male davvero, solo che sei molto stanco Queste espressioni rendono la lingua più viva. e più divertente. Ora, se stai ascoltando, prova a pensare. Come ti senti in questo momento? Non come dovresti sentirti. Ma come ti senti davvero? Puoi dirlo con una frase semplice. Adesso mi sento... Oppure anche solo una parola. Perché non stiamo cercando frasi perfette. Stiamo cercando frasi vere. E quando una frase è vera, Si sente, si sente nella voce, nel ritmo nel sorriso. e anche nei silenzi. Per questo, parlare dei sentimenti in italiano Non è solo imparare parole nuove. è imparare a stare dentro la lingua, Con leggerezza con sincerità. e magari con un sorriso in più. Parlando dei sentimenti, c'è un momento molto delicato,
quando proviamo qualcosa ma non sappiamo bene come dirlo, non perché non abbiamo le parole, ma perché il sentimento è ancora lì, un po' confuso. Sì, succede spesso. Non è che non sentiamo nulla, è che sentiamo tante cose insieme. Esatto, e in italiano questo succede spesso anche nel modo in cui parliamo. Non diciamo sempre sono felice o sono triste, a volte diciamo qualcosa di più vago. Per esempio, mi sento strano. Oppure, non so bene come mi sento. Queste frasi sono molto importanti perché sono vere. E molto usate nella vita quotidiana. Quando impariamo una lingua, pensiamo che dobbiamo sempre essere chiari, precisi, ma nella vita reale non funziona così. No, spesso i sentimenti non sono precisi. E va benissimo dirlo. Mi sento un po' confusa. Mi sento così così. Queste espressioni non sono povere, sono realistiche. E aiutano molto chi ascolta, perché l'altra persona non si sente esclusa. Esatto, si riconosce. Ora parliamo di un'altra situazione molto comune, quando i sentimenti cambiano lentamente, non da un giorno all'altro. Sì, in questo caso usiamo spesso espressioni di tempo. Come ultimamente, in questo periodo, da qualche giorno. Per esempio, ultimamente mi sento più tranquillo. Oppure, in questo periodo mi sento un po' sotto pressione. Queste frasi sono molto utili perché spiegano che il sentimento non è momentaneo. Sì, è qualcosa che dura. E questo è molto importante nelle conversazioni vere. Ora, Marco, ti faccio una domanda semplice. Quando qualcuno ti chiede come stai, rispondi sempre allo stesso modo? No, dipende molto dalla persona. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Con alcune persone dico solo tutto bene. E con altre? Con altre posso dire qualcosa di più vero. In questo periodo sono un po' stanco. Questo è molto italiano, adattare quello che diciamo alla persona. Sì, non è essere falsi, è essere naturali. E questo vale anche quando impariamo l'italiano. Non dobbiamo dire tutto, sempre. Possiamo scegliere. Ora parliamo di un'altra cosa importante, i sentimenti legati al lavoro o allo studio. Ah, quelli sono molto frequenti. Molte persone dicono mi sento stressata per il lavoro oppure mi sento sotto pressione. Sono frasi molto comuni, E molto utili. perché spiegano tanto con poche parole. E non sono lamentele, sono descrizioni. Esatto, descrivere come ci sentiamo non significa lamentarsi. Significa comunicare. Ora parliamo di una cosa un po' più positiva, quando un sentimento migliora. Sì, possiamo dire adesso mi sento meglio. Questa è bellissima. Semplice ma forte. Oppure mi sento più serena rispetto a prima. Anche questa è molto naturale. Ora, se stai ascoltando, fermati un attimo, non per analizzare. Ma per sentire, Come ti senti in questo momento? non come dovresti sentirti. Ma come ti senti davvero? Prova a dirlo in italiano, anche solo nella tua testa. In questo momento mi sento, Non serve altro. perché quando impari a dire questo, Stai usando l'italiano in modo vero, non come uno studente. ma come una persona che comunica. E questo è il passo più importante. Perché una lingua non vive nei libri, Vive in quello che sentiamo. e in quello che troviamo il coraggio di dire. Quando parliamo in italiano, molto spesso i sentimenti entrano nella conversazione senza essere il centro. Non diciamo, ora parliamo delle emozioni, ma le emozioni sono lì, dentro quello che raccontiamo. Sì, esatto. Sono sullo sfondo. Per esempio, quando raccontiamo una giornata normale, non diciamo solo cosa facciamo, ma come va la giornata. Tipo, la giornata è stata lunga, oppure è stata una giornata tranquilla. Queste frasi non parlano direttamente di sentimenti, ma li fanno capire. Sì, e sono frasi molto comuni. Un'altra cosa molto italiana è parlare per immagini, non per definizioni. Giusto, non diciamo sempre sono stanco, diciamo è stata una giornata pesante. Oppure ho avuto una giornata piena. E tutti capiscono. Questo è molto utile per chi impara l'italiano, perché non serve conoscere tante parole emotive. Bastano poche espressioni quotidiane. Ora, pensiamo a una conversazione normale, tra due persone che si incontrano, Uno dice, com'è andata oggi? e l'altro può rispondere così così, oppure abbastanza bene. Risposte brevi.
ma molto ricche di significato. E molto naturali. Un'altra cosa che succede spesso è parlare dei sentimenti attraverso le attività, Sì, tipo oggi ho fatto troppe cose. o non ho avuto un attimo libero. Queste frasi dicono molto senza usare parole emotive. Esatto, e questo rende il linguaggio più semplice e più fluido. Ora, Giulia, ti faccio una domanda. Se qualcuno ti chiede com'è la tua settimana, cosa rispondi di solito? Dipende. A volte dico, è stata una settimana normale, altre volte un po' intensa. Intensa è una parola molto usata. Sì, non è positiva né negativa, è flessibile. E questo è molto italiano. Un'altra parola simile è impegnativa. Sì, una giornata impegnativa. Non dice sono stressata, ma lo fa capire. Ora parliamo di un'altra cosa importante, quando non vogliamo entrare nei dettagli. Ah, quello succede spesso. In quel caso diciamo tutto a posto, oppure niente di speciale, Queste frasi chiudono la conversazione in modo gentile, e sono molto utili. soprattutto per chi impara la lingua. Non devi sempre spiegare tutto. Esatto, puoi scegliere quanto dire. Ora pensiamo a una situazione concreta. Sei al lavoro o a scuola e qualcuno ti chiede come va. Puoi dire si lavora, oppure si va avanti. Queste frasi sono molto italiane Sì, un po' ironiche ma leggere. e fanno sorridere, senza ridere troppo. Un sorriso basta. Ora, se stai ascoltando questo podcast, prova a fare una cosa semplice, Pensa a una frase che potresti dire oggi, non sui sentimenti. ma sulla tua giornata. Per esempio, è stata una giornata lunga, è andata abbastanza bene. Frasi così, Sono frasi che puoi usare subito. senza pensarci troppo. Ed è così che l'italiano entra nella tua vita quotidiana, Non come una lingua da studiare, come una lingua da usare, un po' alla volta, con naturalezza. e senza pressione. Quando usiamo una lingua ogni giorno, ci accorgiamo che molte conversazioni non hanno un vero tema. Non stiamo parlando di qualcosa di preciso, stiamo semplicemente parlando. Sì, è vero. Molte volte si tratta solo di riempire uno spazio. Per esempio, quando incontri qualcuno per strada o al lavoro, dici cose semplici Tipo, allora, come va? e l'altra persona risponde: "Ah, si va avanti". Una risposta molto italiana. Sì, non dice tutto, ma dice abbastanza, Queste frasi sono importantissime per chi impara l'italiano, perché sono frasi che tengono viva la conversazione. senza obbligare a spiegare troppo. Un'altra cosa che succede spesso è parlare del contesto. Sì, dove siamo, cosa stiamo facendo. Per esempio, qui si lavora tanto, oppure in questo periodo c'è molto da fare, Queste frasi aiutano a creare un collegamento. e sono molto naturali. Ora pensiamo a una situazione sociale, come una cena o un incontro tra amici. Lì si parla spesso di cose leggere, Sì, hai visto che tempo oggi? oppure ultimamente le giornate volano. Sono frasi semplici ma molto usate In italiano il tempo è un argomento universale. e aiuta a iniziare una conversazione. Un'altra cosa molto importante è saper ascoltare. Sì, anche questo fa parte della lingua. Non dobbiamo sempre parlare molto, a volte basta reagire. Dire capisco oppure sì Queste piccole risposte mostrano che stiamo ascoltando. e mantengono il dialogo. Ora parliamo di una situazione comune, quando qualcuno racconta qualcosa di lungo. In quel caso non interrompiamo. Ascoltiamo e ogni tanto diciamo: "Ah, ok, davvero?" Queste reazioni sono molto naturali. E molto importanti per sembrare spontanei. Ora pensiamo a un'altra cosa. Come chiudiamo una conversazione? Ah sì, questo è fondamentale. In italiano non chiudiamo sempre in modo diretto. Spesso diciamo: "Va bene, dai." Oppure ci sentiamo Queste frasi sono gentili. e lasciano una porta aperta. Ora, Marco, se stai parlando con qualcuno e devi andare via, cosa dici? Scusa, volevo dire, cosa dici di solito? Dipende. Posso dire, devo scappare. Molto usata. Oppure, ci aggiorniamo più tardi. Anche questa è molto comune. Queste espressioni aiutano a chiudere la conversazione senza essere bruschi. Ed è una cosa molto italiana. Ora, se stai ascoltando, prova a immaginare una situazione reale. Sei con qualcuno e parlate di cose semplici.
Non c'è un tema preciso, Ma la conversazione funziona. perché usi le parole giuste, Parole semplici. dette nel momento giusto. Ora pensa a una frase che potresti usare oggi. Come va? Si va avanti. Ci sentiamo. Sono frasi piccole ma potenti. Perché fanno parte della lingua vera, Non dei libri. ma delle persone. E quando inizi a usare queste frasi, L'italiano diventa più naturale, più fluido meno faticoso. e più tuo. Quando arriviamo a questo punto della conversazione, mi viene sempre da pensare a una cosa semplice. Parlare una lingua non significa dire frasi perfette, ma esserci nella conversazione. Sì, essere presenti. Durante questo podcast abbiamo parlato di tante situazioni normali, giornate piene, risposte brevi, piccoli scambi tra persone. Cose che succedono ogni giorno. Ed è proprio lì che vive la lingua, non nelle frasi complicate. Ma nelle frasi che usiamo senza pensarci troppo. Tipo, com'è andata? Abbastanza bene, niente di speciale. Frasi così. Se stai ascoltando e pensi, ma sono troppo semplici, in realtà sei sulla strada giusta. Perché l'italiano quotidiano è semplice. È fatto di piccoli scambi Di parole brevi. e di silenzi che non danno fastidio. Ora fermiamoci un attimo. Non per studiare. Ma per pensare. Pensa a una situazione reale della tua giornata. Una conversazione che potresti avere oggi. Con un collega, un amico, una persona che incontri. Cosa diresti? Forse qualcosa come giornata lunga, oppure tutto ok. O anche solo si va avanti. Se vuoi, puoi scrivere una frase così nei commenti. Non deve essere perfetta. Non deve essere lunga. Anche 2 o 3 parole vanno benissimo. Per esempio, oggi giornata piena, settimana intensa, tutto tranquillo. Scriverla è già un modo per usare l'italiano, E leggere le frasi degli altri aiuta tantissimo perché ti fa vedere come parlano le altre persone. e ti fa sentire meno solo mentre impari. Su Simply Italiano l'idea è proprio questa, Creare uno spazio tranquillo, dove l'italiano non mette pressione dove puoi ascoltare. e parlare piano piano. Se questo podcast ti è stato utile, Se ti ha fatto sentire un po' più a tuo agio con l'italiano, lascia un commento. anche solo per dire ci sono. Ogni commento è una piccola conversazione che continua, E per noi è anche un grande sostegno, perché dietro questo podcast c'è tempo cura, e tanta voglia di rendere l'italiano più accessibile, più umano. più vicino alla vita vera. Quindi se ti va, scrivi una frase, Una frase tua, semplice, reale, in italiano, perché una lingua cresce quando viene usata. e ogni parola scritta È un passo avanti, un passo piccolo, ma vero. proprio come succede quando si impara davvero una lingua.